Sei sicura che il tuo segno zodiacale sia davvero quello che ti hanno raccontato per anni? Spesso viviamo tutta la vita confinati dentro una definizione, convinti che il nostro modo di reagire, di soffrire o di combattere sia la nostra unica natura. E se ti dicessi che quella è solo la superficie? Benvenuti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale, e oggi faremo il salto di ottava, l'aumento della frequenza vibratoria segno per segno. Quindi cosa accadrebbe se scoprissi che il tuo segno non è un destino scritto, ma una frequenza che puoi elevare? Ti sei mai chiesto qual è il vero motivo per cui a volte ti senti stretto nella tua stessa pelle, come se ci fosse una forza dentro di te che ti spinge a diventare qualcosa di più grande? Questa non è astrologia da oroscopo, questa è la scienza delle ottave. Ogni segno che conosci è una nota, ma ogni nota può vibrare su un piano più alto. È il passaggio dalla personalità, ovvero quella che reagisce e si difende, all'anima, che è quella che crea e trasforma. È il momento in cui smetti di subire il tuo cielo e inizi ad agire attraverso il tuo potere reale. Oggi esploriamo come il tuo segno può compiere questo salto, e ricorda che se hai la luna e l'ascendente in un altro segno, guarda le note corrispondenti perché ti riguardano direttamente. E ora passiamo segno per segno. Amico dell'Ariete, dalla battaglia all'abbraccio. Se sei dell'Ariete, la vita ti ha insegnato a correre, ti ha insegnato che per ottenere ciò che vuoi devi combattere, difenderti, devi spingere, agire d'impulso. È la tua natura, visto che sei un segno di fuoco, quella che chiamiamo personalità, un fuoco che brucia, che scalpita, che spesso però ti lascia stanco a fine giornata e spossato dalle energie. Ma c'è un segreto che nessuno ti dice. Il tuo segno non è fatto per restare sempre in battaglia. Dentro di te c'è una porta, una frequenza che puoi attivare. È il passaggio da Marte, tuo governatore planetario, a Venere, tua governatrice esoterica. Quindi il passaggio dell'ottava è proprio qui. Immagina di smettere di agire per imporre la tua volontà e iniziare ad agire per attrarre. Invece di bruciare energie in conflitti inutili, la tua forza diventa magnetica. Non devi più conquistare il mondo a colpi di spada, puoi conquistarlo illuminandolo, semplicemente essendo te stesso. Questo è il vero salto che la tua anima ti chiede di fare. Non si tratta di spegnere il tuo fuoco, ma di cambiarne la vibrazione. Quando passi dall'energia di Marte all'armonia di Venere, il tuo segno, amico dell'Ariete, smette di essere un guerriero stanco e diventa un creatore consapevole. La tua forza non è sparita, si è solo evoluta. Sei pronto a smettere di combattere contro la vita e iniziare ad attrarre il tuo destino? E ora passiamo per te, amico del segno del Toro, dalla materia alla maestria. Caro amico del Toro, ti avranno sempre descritto come il segno della stabilità, del possesso, di chi vuole costruire basi solide, concrete, e va bene così. La tua Venere, governatrice planetaria, ti ha insegnato ad amare il bello, il piacere, la sicurezza della terra sotto i piedi. Ma c'è un momento in cui restare ancorati alla materia non basta più. Ti senti mai come se avessi tutto, ma ti mancasse il respiro? Ecco perché il tuo segno nasconde una chiave segreta. Il salto di ottava che ti porta
dalla Venere, tua governatrice planetaria, ti trattiene, alla forza di Vulcano, che è tuo governatore esoterico, che forgia il carattere e ti aiuta a vincere la resistenza al cambiamento. Il tuo scopo non è solo accumulare sicurezza o possedere ciò che ami. La tua vera missione è spiritualizzare la materia. Immagina di non essere più la persona che protegge il proprio terreno, ma quella persona che diventa un fabbro divino, il fabbro cosmico degli dei, della propria vita. Ogni cosa che tocchi, ogni progetto che costruisci non deve più solo darti sicurezza, deve vibrare da un significato più alto. Quando passi dalla Venere, tua governatrice planetaria, che vuole avere, alla forza di Vulcano, tuo governatore esoterico, che vuole trasformare, qui arriva il salto di ottava della vibrazione. Smetti di essere prigioniero dei tuoi attaccamenti. La tua stabilità non dipende più da ciò che possiedi, ma dalla tua capacità di scolpire la realtà secondo il disegno della tua anima. Amico del Toro, non sei fatto per stare fermo a difendere il tuo recinto, sei fatto per trasformare la terra in spirito. Sei pronto a lasciare andare la presa e iniziare a forgiare il tuo vero destino? E ora per te, amico del segno dei Gemelli, dalla frammentazione all'unità. Amico dei Gemelli, conosci bene quel senso di costante irrequietezza. La tua mente corre veloce, è curiosa, cerchi risposte ovunque. Ti hanno detto che sei il segno della dualità, divisa tra 1000 pensieri e 1000 direzioni, e spesso ti senti così frammentato, incapace di fermarti, con la mente che corre a 1000 idee, 1000 progetti, 1000 direzioni. Ma il tuo segno non è nato per restare intrappolato in questo eterno labirinto di dubbi. Esiste un passaggio, una vera e propria trasmutazione della tua energia, quella che ti porta dalla mente che analizza, ovvero il tuo Mercurio, il tuo governatore planetario, alla mente che unifica, che è la tua vera anima, governata dal Venere, tua governatrice esoterica. Immagina di non dover più scegliere tra due opposti. Immagina che la tua intelligenza non serva più a collezionare informazioni, ma a creare connessioni. Quando smetti di inseguire 1000 frammenti di verità e inizi a cercare l'armonia nel tutto, amico dei Gemelli, smetti di disperderti e diventi finalmente integro. Questo è il salto che la tua essenza ti chiede di compiere, quindi questo salto di ottava. Devi smettere di dividerti per capire e iniziare a unirti per sentire. Il tuo Mercurio, governatore planetario, ti serve per viaggiare, certo, ma la tua Venere, tua governatrice esoterica, è quella che ti riporta a casa, al centro di te stesso. Sei pronto a smettere di rincorrere 1000 specchi e a guardare finalmente chi sei davvero? E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro, dalla difesa all'infinito. Amico del Cancro, la vita ti ha insegnato a costruire un guscio, hai imparato a proteggerti, a chiuderti nel tuo mondo, a cercare sicurezza nelle radici, nella casa, nelle emozioni familiari. È la tua luna, tua governatrice planetaria, che ti guida, ma spesso ti tiene prigioniera di un passato che non passa mai. Ti sei mai sentito soffocato dentro quella protezione? Come se il tuo desiderio di sicurezza ti impedisse di vedere realmente l'orizzonte? C'è un passaggio segreto che la tua anima ti sta chiamando a compiere. È il salto dalla luna,
sua governatrice planetaria a Nettuno, tuo governatore esoterico, quindi il salto di ottava come trasformazione. Amico del Cancro, la tua missione non è restare chiuso a difendere i tuoi confini. La tua vera forza, quella che senti vibrare nel silenzio, è la capacità di sciogliere quei confini. Immagina di non aver più bisogno di quel guscio perché non hai più nulla da temere. Il tuo sentire non è più un modo per proteggerti, ma un canale per comprendere il dolore e la gioia dell'intero universo. Quando smetti di usare le tue emozioni per trattenere e inizi a usarle per fluire, la tua sensibilità smette di essere la tua ferita e diventa la tua più grande medicina. Non sei fatto per restare fermo a guardare indietro, sei fatto per immergerti nell'infinito dell'universo. La tua casa non è più un luogo fisico che devi difendere. La tua casa è la capacità di accogliere il mondo intero. Sei pronto a lasciare andare la difesa e a tuffarti nell'immenso? E ora passiamo per te, amico del segno del Leone, dal centro al mondo dell'essenza. Amico del Leone, ti hanno sempre raccontato come il segno che deve stare al centro della scena, del palcoscenico, e sì, hai dentro un poco che vuole splendere, un bisogno naturale di essere visto, riconosciuto, non solo a livello personale ma anche a livello sociale, e quindi bisogno di essere apprezzato. È la tua personalità solare, calda, orgogliosa, a volte persino un po' esigente. Ma ti sei chiesto cosa succede quando i riflettori si spengono? Esiste un'ottava superiore nel tuo segno che pochi conoscono. È il salto del Sole, governatore planetario che brilla per sé. Al Sole come governatore planetario, ma con una sottile differenza che è l'essenza del cuore stesso del grande sole centrale, quindi è un'ottava di superiore molto differente. La tua missione non è restare prigioniero del bisogno di apparire o di dover dimostrare quanto vali. La tua vera forza è quella che senti sussurrare nel profondo del tuo cuore. Non serve a farti ammirare dagli altri, ma a diventare un ponte, un faro. Immagina di non essere più il centro del mondo, ma di diventare il cuore che pulsa insieme agli altri cuori. Quando smetti di cercare il consenso esterno e inizi a far fluire l'ispirazione divina attraverso di te, amico del Leone, non hai più bisogno di splendere per sentirti vivo, perché sei diventato luce pura, una luce che non chiede nulla in cambio, perché questa natura è semplicemente quella di illuminare. Non sei qui per essere una star, sei qui per essere un portale. Sei pronto a lasciare andare l'orgoglio del personaggio e a lasciare che sia la tua anima a danzare? E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine, dalla critica alla sacralità. Amico della Vergine, conosci bene quel peso, il bisogno costante di avere tutto sotto controllo, alla perfezione, precisione. Hai una mente che analizza ogni dettaglio, che cerca l'ordine nelle cose, che nota subito quel piccolo particolare che non va, cosa che gli altri non guardano, magari non notano. Ti hanno insegnato che devi essere perfetta, che devi sistemare le cose, che devi fare tutte le cose per bene. Ma quante volte questa tua precisione, invece di darti serenità, ti ha trasformato in una severa
critica verso te stesso, ovvero il peggior giudice verso te stesso. Esiste una via d'uscita che pochi ti raccontano. Amico della Vergine, non sei fatto per stare intrappolato nel giudizio dei dettagli. Esiste un salto di ottava, un passaggio che ti porta dalla mente, che ti separa. La mente è rappresentata da Mercurio, tuo governatore planetario, alla Luna che riflette la tua anima, che è tua governatrice planetaria, la Luna. La tua missione quindi non è più quella di correggere la realtà, ma di renderla sacra. Immagina di non dover più aggiustare nulla, ma di poter finalmente accogliere, proprio come fa la Luna con il Sole, la luce divina che passa attraverso ogni singola cosa, anche quella che ti sembra imperfetta. Quando smetti di analizzare per paura di sbagliare e inizi a servire per amore della vita, il tuo spirito si libera. Il tuo segno allora smette di essere il segno della critica e diventa il segno del servizio consacrato. Non sei qui per essere impeccabile agli occhi del mondo, sei qui per accogliere la purezza dell'essenza divina in ogni istante. Sei pronto a smettere di cercare l'ordine perfetto e iniziare a vivere nella grazia? E ora passiamo per te, amico del segno della Bilancia, dalla diplomazia all'ordine divino. Amico della Bilancia, la tua vita è una continua ricerca di equilibrio. Ti descrivono sempre, oppure ti hanno descritto come il segno per eccellenza della mediazione, che cerca la pace a ogni costo, che vive nel timore costante di sbilanciarsi o di creare un conflitto. Ma questa ricerca di armonia esteriore è solo una maschera della tua personalità. C'è un passaggio di ottava che la tua anima ti sta chiamando a compiere. È il salto della diplomazia che cerca approvazione ed è dovuto dalla tua governatrice planetaria Venere, dove devi passare all'ordine divino di Urano, il tuo governatore esoterico. La tua vera missione non è mediare tra due parti per evitare le tempeste. La tua vera forza, quella che senti vibrare nel silenzio, non serve a farti piacere agli altri, ma ad ancorare sulla terra la legge del cielo. Immagina di non dover più cercare il compromesso, ma di diventare il punto fermo in cui la verità si ricompone. Quando smetti di vivere nell'oscillazione del dubbio e inizi a vibrare con la frequenza universale, l'amico della bilancia, non oscillerai più. Diventerai la bilancia della giustizia cosmica. Non sei qui per gestire i rapporti, sei qui per trasformare l'energia del gruppo attraverso l'equilibrio della tua presenza. Sei pronto a smettere di cercare l'approvazione altrui e a diventare l'ordine che trasforma? E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione, dal conflitto alla trasmutazione. Amico dello Scorpione, conosci l'intensità come nessun altro. Ti hanno descritto come il segno delle passioni, del mistero, di una trasformazione spesso dolorosa e inquieta. Il tuo Marte, governatore planetario, quel fuoco che ti spinge a scavare nel fondo e a cercare risposte nel buio, spesso scontrandoti con il mondo intorno a te. Ma la tua vera natura non è restare nel conflitto, è usare il conflitto. C'è un salto di ottava che la tua anima ti sta chiedendo di compiere. È il passaggio della lotta
di Marte, tuo governatore esoterico, all'equilibrio dell'armonia del quarto raggio di manifestazione legata al tuo segno in astrologia spirituale, che è il raggio di armonia attraverso il conflitto. La tua missione non è più consumarti in battaglie interiori o restare prigioniero delle tue reazioni. La tua vera forza, quella che senti pulsare nel profondo, serve a trasformare la tensione in bellezza. Immagina di non dover più temere le tue crisi, ma di riconoscerle come il laboratorio dove il piombo della tua personalità diventa oro puro. Quando smetti di usare la tua intensità per separare e invece inizi a usarla per armonizzare gli opposti, amico dello Scorpione, tu cambi volto, perché non sei più qui per sopravvivere alle tempeste, sei qui per estrarre la saggezza dal caos. Sei pronto a smettere di temere il tuo conflitto e a usarlo invece come la tua chiave per la liberazione? E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario, dalla visione alla terra. Amico del Sagittario, tu sei nato per vedere oltre. La tua mente è un orizzonte infinita, sempre in cerca di un ideale più alto, di una verità nuova. Ti hanno sempre descritto come un ottimo viaggiatore, un cercatore di risposte, un cercatore di verità, la propria verità. Ma a volte questa ricerca ti lascia stanco, come se avessi corso tanto, senza mai arrivare però davvero da nessuna parte. Il punto non è che sbagli strada, ma che lasci la tua forza sospesa nell'aria. C'è un salto di ottava che la tua anima ti chiede: passare dall'espansione di Giove, che è il tuo governatore planetario, alla solidità della Terra, che è tua governatrice esoterica. La tua missione non è più solo sognare una meta lontana o filosofeggiare nel senso della vita. La tua vera forza, quella che senti accendersi quando ti prendi una responsabilità, serve a portare quel cielo che vedi dentro di te, qui ed ora, nel concreto, ogni giorno. Immagina di non dover più correre lontano per trovare il senso, ma di costruirlo pezzo dopo pezzo, azione dopo azione, proprio dove sei adesso. Quando smetti di disperdere il tuo fuoco in mille sogni e inizi a usarlo per seminare la realtà, amico del Sagittario, cambi volto, perché non sei più un eterno viandante che cerca altrove, ma un architetto che sta costruendo il suo tempio. Sei pronto a smettere di guardare l'orizzonte e piantare finalmente i piedi nella tua vera verità? E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno, dalla scalata al tempio. Amico del Capricorno, sai bene cosa significhi la parola fatica. Ti hanno sempre descritto come il segno dell'ambizione, di chi deve arrivare in cima, di chi porta sulle spalle il peso del mondo e non chiede mai aiuto. Hai imparato a costruire, a resistere, a limitarti, perché ti hanno insegnato che solo così ottieni il successo. Ma ti sei mai chiesto a cosa serve la vetta se una volta arrivato in cima ti senti comunque solo e vuoto? C'è un salto di ottava che la tua anima ti chiede di fare. È il passaggio da Saturno, tuo governatore planetario, che è il limitatore, a Saturno, che è il tuo governatore esoterico, quindi una doppietta di Saturno, ma a un'ottava più superiore, il costruttore del piano divino. La tua missione non è più arrivare in cima per il tuo prestigio personale
o per dimostrare quanto sei forte. La tua vera forza, quella che senti vibrare nel silenzio della tua disciplina, serve a diventare un pilastro per gli altri. Immagina di non dover più scalare la montagna, ma a essere tu la roccia su cui altri possono poggiarsi. Quando smetti di vedere la vita come un ostacolo da superare e inizi a vederla come un tempio da costruire, amico del Capricorno, la tua vita cambia per sempre, perché non sei qui per avere successo, sei qui per essere la manifestazione della volontà divina sulla terra. Sei pronto a smettere di scalare per te stesso e a diventare finalmente il pilastro di qualcosa di più grande? E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario, dal distacco alla fratellanza. Amico dell'Acquario, conosci bene la solitudine di chi si sente diverso. Ti hanno descritto come il segno della ribellione, della mente che corre avanti, di chi guarda il mondo dall'alto e preferisce il distacco al coinvolgimento. Hai imparato a proteggerti dietro le tue idee, a osservare, a dire no a ciò che è vecchio. Ma ti sei mai chiesto se questo tuo voler essere oltre non sia in fondo solo un modo per non sentire davvero? C'è un passaggio di ottava che la tua anima ti chiede di fare, è il salto del distacco di Saturno, tuo governatore planetario, o anche di Urano, perché è anche il domicilio di Urano all'abbraccio di Giove, che è tuo governatore esoterico. La tua missione non è più quello di essere un ribelle isolato o di avere sempre ragione grazie alla tua visione d'insieme. La tua vera forza, quella che senti accendersi quando apri il cuore, serve ad unire. Immagina di non dover più osservare l'umanità da lontano, ma di essere tu il ponte che la rende una famiglia. Quando smetti di usare la tua intelligenza per distinguerli e inizi ad usare la tua intelligenza per includere, amico dell'Acquario, tu cambi volto, perché non sei qui per essere diverso, sei qui per essere umano, perché la tua mente non serve più a costruire muri di ghiaccio, ma a scioglierli con il calore della fratellanza. Sei pronto a smettere di guardare il mondo da fuori e a scendere finalmente nel cuore della vita? E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci, dal sogno alla liberazione. Amico dei pesci, conosci bene quella sensazione di non appartenere mai del tutto a questo mondo. Ti hanno descritto come il segno che scappa, evasione dalla realtà, che sogna, che si perde nel mare delle emozioni altrui per non sentire il peso della realtà. Hai imparato a fonderti, a sparire, a cercare ovunque una via di fuga per sfuggire dal dolore. Ma ti sei mai chiesto se la tua sensibilità non sia in realtà la tua forma più alta di potere? C'è un passaggio di ottava che la tua anima ti chiede: passare dal rifugio di Giove, che è il tuo governatore planetario, ma lo è anche Nettuno come co-governatore del tuo segno, alla luce di Plutone, che è il tuo governatore esoterico, che agisce proprio come un alchimista interiore. La tua missione non è più cercare un luogo dove nasconderti o qualcuno che ti salvi dal mondo. La tua vera forza, quella che senti vibrare quando smetti di piangere e inizi a vedere, serve a trasformare il buio in verità. Immagina di non dover più subire la vita
come una vittima del destino, ma di usarla come il luogo dove la tua anima si libera finalmente da ogni illusione. Quando smetti di cercare vie di fuga e inizi a usare la tua intuizione per sciogliere le ombre, amico dei pesci, cambi volto, perché non sei qui per sognare una realtà diversa, sei qui per essere la verità che la trasforma. Non sei più il pesciolino che nuota nel mare, sei il mare stesso che tutto accoglie e tutto trasforma. Con questo abbiamo chiuso l'intero ciclo del salto di ottava dello zodiaco. Sei pronto a smettere di fuggire dalla realtà e diventare finalmente il padrone della tua realtà? Ogni segno dello zodiaco è una porta aperta verso qualcosa di più grande. Se hai sentito vibrare il tuo segno in queste parole, significa che la tua anima è pronta per questo salto. Non restare fermo a guardare la trasformazione, perché la trasformazione inizia quando smetti di chiederti chi sono e inizi a chiederti, a scegliere chi voglio diventare. Condividi questo video con chi ha bisogno di sentire che la sua natura non è una condanna, ma un'occasione per l'evoluzione. E se vuoi andare ancora più a fondo, guarda il video completo sul mio canale, lì troverai la chiave per attraversare le tue ottave e compiere finalmente il tuo vero salto. Ti ricordo, se hai la luna o l'ascendente in un altro segno, vai a guardare le note corrispondenti, perché ti servono proprio come un'evoluzione per trasformare anche queste ottave di frequenze. Con questo abbiamo finito, vi mando un augurio stellare e un arrivederci al prossimo video. Buon proseguimento a tutti da Caterina.